Ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Francesco e oggi parleremo di car tablet per la nostra Nissan Qashqai J11. Andremo finalmente a vedere il nuovo Dasaita G13. Eccoci qua. Perché dico finalmente? Perché chi mi segue nella pagina Facebook @fanqashqai o Instagram o d'altro sa che questo Dasaita G13 insieme ad altri prodotti è arrivato già da un bel pezzo, quindi si è stagionato per bene e non ho mai tempo di poterlo provare, quindi installare e testare. Insieme a questo G13 sono arrivati anche altri prodotti inaspettati. Trovare del tempo per fare tutto insomma è un po' difficoltoso in questo periodo perché mi sto dedicando ai lavori di casa, il lavoro stesso, quindi diciamo che il mio hobby tecnologico ultimamente lo sto trascurando un attimino per mancanza di tempo, per carità, non perché non mi piaccia, ragazzi. Devo andare a vedere se su questo G13 è stato sistemato il fatto di poter utilizzare un microfono esterno, che personalmente il G12 che sto utilizzando io mi sono bloccato con gli aggiornamenti proprio a quando è stata inserita la possibilità di poter sfruttare un microfono esterno, e devo dire che è perfetto. Quindi da lì non ho più aggiornato il tablet perché ho visto che a mano che uscivano aggiornamenti andava a perdere un qualcosa. Non serve andare ad aggiornare, stare lì sempre pronti per poter aggiornare sia il firmware che le applicazioni. Quello che vi dico sempre: se il tablet va bene, lasciatelo così. Non ci perdiamo in chiacchiere perché di roba al fuoco ce n'è veramente tanta, e andiamo a vedere subito il contenuto di questo Dasaita G13. Un libretto di uso e manutenzione in inglese, foglio illustrativo di come installare il tutto, descrizione di tutte le uscite e attacchi RCA, leve in plastica con fascette, pacco con le 3 cavetterie complete, quindi c'è il cablaggio completo per installare questo Dasaita G13 su ogni modello di Qashqai, a partire dal modello con autoradio base, con Nissan Connect avente schedina SD e con Nissan Connect avente Android Auto ed Apple CarPlay. Altro pacco dove c'è la restante cavetteria. La cavetteria di questo Dasaita G13 è veramente super completa. Vorrei vedere con quello che costa, Ed infine abbiamo il nostro Dasaita G13, che è uguale al G12, almeno esternamente, ragazzi. I classici tasti touch, il foro del microfono e il foro del tasto di reset con la scritta Dasaita, e qui andrà posizionato il comparto clima e le spie per airbag ed altro. Quindi ha una cornice intera, non è spezzata a metà come alcuni modelli. Da una parte è meglio perché non si nota la differenza del colore. Come vi dicevo, abbiamo un'uscita HDMI per poter collegare un eventuale monitor esterno, uscita ottica per collegare un amplificatore, antenna del 4G quanto si può utilizzare una SIM all'interno del car tablet, antenna wifi. Qui vedete c'è scritto DAB, ma questa configurazione che mi è stata mandata del Dasaita G13 non ha il modulo DAB integrato. Attacco per l'antenna GPS, antenna MFM, cablaggi vari. A questo punto non ci rimane altro che trasferirci fuori e andare ad installare il tutto sulla mia Nissan Qashqai. Andiamo?
tablet è pronto per essere installato. Come avete visto, ho lasciato il tutto all'interno del cruscotto in quanto è identico, quindi inutile che vada a prendere i nuovi connettori. Utilizzerò quelli del G12 in modalità CB008. Andiamo. La prima cosa che facciamo, andiamo a ricollegare gli spinotti del gruppo clima e spie airbag, in modo che così, se dobbiamo accendere il quadro, non rimane nulla in memoria, nessun errore. Qui abbiamo l'antenna del GPS, l'antenna AM/FM, gli adattatori delle prese USB nel bracciolo e USB nel cassetto, ok? Azzurrino, e va collegato, eccolo qua, appresso a quello marrone. Questo adattatore con tutti gli RCA, dove va collegato un eventuale subwoofer. Ragazzi, l'uscita è mono, quindi abbiamo una sola uscita RCA per il sub e dovete procurarvi uno sdoppiatore di canale per farlo diventare stereo, e il RCA delle telecamere 360 in questo caso, quindi c'è cam in su questo adattatore che va collegato a cam VIN, altrimenti non funzionano le telecamere. Qui dietro, ragazzi, quest'altra presa USB, quindi la terza presa USB, dove io ho collegato un modulo DAB con attacco viola e va collegata qui. Manca il connettore di alimentazione, eccolo qui, ok. Questa è l'uscita HDMI se vogliamo andare a collegare un eventuale monitor o display esterno, e questa è l'uscita ottica che io non collego perché non ho un amplificatore esterno. Poi dobbiamo collegare l'antenna Wi-Fi e l'antenna 4G e poi è rimasta da collegare l'antenna Wi-Fi. Ed infine andiamo a collegare questo connettore, trattasi di microfono esterno, e va collegato qua sotto, e speriamo soprattutto che funzioni con questo G13. Eccolo qua. Ragazzi, una cosa molto importante su questo connettore, dove ci sono gli attacchi bianchi che vanno collegati alla nostra dovettura in CB008 in questo caso, eccoli qua, controllate che il cavetto rosso F2 con F1 siano collegati insieme, perché altrimenti il tablet non si accende. Spesso e volentieri questi cavetti sono scollegati. Prima di inserire il tutto, vediamo ovviamente se funziona. Proviamo ad accendere il quadro e vediamo se si accende. Ok, proviamo a vedere anche se le telecamere funzionano. La prima cosa che dobbiamo fare è andare nel menu impostazioni di fabbrica per cambiare il modello di autovettura, altrimenti non ci sincronizza l'orario, rimane 12 sul cruscotto della nostra autovettura perché è impostata un'auto differente. Quindi dobbiamo andare nelle impostazioni, auto, impostazioni di fabbrica, entriamo con il codice 126, ok, e andiamo nel menu CAN bus, eccolo qui, e dovete impostare Nissan, la posizione 10, Nissan 2013 Teana, questa qui. Poi altra cosa, dovete impostare su Type I,
altrimenti non funziona il tasto fluttuante per le telecamere. Poi andate su applica ed uscite, il tablet verrà riavviato. In questa maniera andrà ad attivarsi anche la SIM dati che abbiamo inserito nello slot, ok, perché necessita di essere riavviato il tablet per essere letta. Vedete qui c'è segnale pieno internet, eccola qui. Quindi questo è il primo passaggio che dovete fare. Poi vedete che il tasto fluttuante funziona anche ovviamente mettendo la retromarcia, quindi funziona tutto, e anche il parcheggio assistito. La seconda cosa che dobbiamo fare è andare nelle impostazioni del Bluetooth e sincronizzare il nostro telefonino. Quindi Franci, vedete, già sono collegato. Dovete collegarvi a CarKit. Questo è il tastierino, questa è la rubrica che è stata associata, quindi è stata scaricata correttamente tramite il Bluetooth. Chiamate in entrata e in uscita e le impostazioni. Quindi nome dispositivo CarKit, pin per sincronizzare il dispositivo 4 zeri. Mi raccomando, quando vi connettete date il consensi per scaricare anche la rubrica, in modo che così va ad associare la rubrica, tutti i numeri che abbiamo nella rubrica vengono associati nel car tablet. Allora diamo un'occhiata alle caratteristiche tecniche di questo G13, che come già vi ho detto è molto similare al G12 a partire dal processore, in quanto monta lo stesso Qualcomm, eccolo qui, Snapdragon 64 bit octa-core, intervallo frequenza della CPU da 300 a 2016 MHz, e va veramente molto ma molto bene. Il sistema, ripeto, eccolo qui, il modello è M6125, il Qualcomm, con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, quindi di memoria interna. Il display è un 10.2 pollici con matrice QLED e una risoluzione di 1280x720. Frequenza di aggiornamento 60 Hz. Ragazzi, si vede veramente bene. Insomma, voglio dire, poi per chi ha il G12 già sa di cosa sto parlando. Versione di Android, versione 13. Livello di patch di sicurezza Android risale al 8/5/2022. Insomma, queste sono le caratteristiche principali. Vediamo un attimino come si vede questo display. Inseriamo una pendrive e andiamo a vedere il solito filmatino in 4K. Non vi devo dire nulla su come si vede questo display, è un piacere per i nostri occhi. Per dividere lo schermo a metà con due applicazioni, ragazzi, dobbiamo cliccare su questa icona che ci fa vedere tutte le applicazioni aperte che abbiamo utilizzato di recente, e dobbiamo scegliere le due applicazioni. In questo caso mettiamo Google Maps e la radio, così abbiamo a disposizione tutto quello che ci serve. Teniamo premuto sulla icona questa del navigatore e vedete ci viene scritto informazioni app o dividi a sinistra, quindi in questo caso Maps andrà a sinistra e poi scegliamo l'altra applicazione da mettere a destra, in questo caso la radio, e così avremo il navigatore a sinistra e la radio a destra. Se vogliamo tornare alla schermata principale di una delle due applicazioni dobbiamo trascinare o da una parte o dall'altra, quindi dobbiamo scegliere quello che vogliamo aprire a schermo intero. In questo caso possiamo aprire Google Maps. Visto che vi ho già accennato del processore degli 8 GB di RAM, ragazzi, è superfluo dire che è super veloce anche nell'aprire le applicazioni. Nessun lag, ovviamente. Cioè, ragazzi, voglio dire, non è veloce, di più, ok? Vi faccio vedere anche il punteggio che ha raggiunto con AnTuTu.
Altra cosa interessante di questo G13 come nel G12 è la possibilità di poter attivare i comandi al volante con la doppia funzione. Questi sono già configurati. Io ho impostato il tasto per risposta automatica e va praticamente nel menu del Bluetooth per rispondere a una telefonata. Se tengo in maniera prolungata il tasto mi va ad aprire le telecamere a 360. Ancora prolungato mi va a aprire, vedete, la telecamera sulla ruota, e ancora prolungato esco. Quindi questo tasto è stato impostato con la doppia funzione. Per quanto riguarda invece questo di chiusura della telefonata, ho la chiusura della telefonata e se tengo in maniera prolungata mi va ad inserire il mute. Per quanto riguarda le freccette, queste posso andare avanti e indietro ovviamente con la radio e le stazioni radio, ok? Con il tasto invece ok, quando siamo nel menu audio off della nostra vettura, posso andare a cambiare la fonte. Vi faccio vedere: radio AM FM, ancora ok, vado sulla riproduzione di MP3, ancora ok, vado sulla fonte video, ancora ok, torno sulla eventuale telecamera che non è stata installata, quindi è vuoto, e poi si torna alla radio. In maniera prolungata con ok torno alla home. Ho notato che su questo G13 è stata inserita un'applicazione dedicata per chi ha un fuoristrada, questa qui. Praticamente ci va a riprodurre l'inclinazione della nostra vettura. Questa non c'era nel G12 e ve lo faccio vedere, insomma. Altra cosa che è stata aggiornata è il DSP. Non è più come il G12, è stato un po' elaborato, e se da una parte diciamo ci sono tantissimi comandi e impostazioni che si possono eseguire su questo DSP, in quanto vedete c'è anche un DTS, diciamo che dall'altra è molto complicato andare a settare in maniera ottimale l'audio, nel senso che ci vuole tantissimo tempo perché le impostazioni sono tantissime. Quindi per i meno avvezzi devo dire che questa cosa non so se sia molto conveniente. Allora vi faccio anche sentire come si sente l'audio. Vi ricordo che ho gli altoparlanti di serie e un subwoofer sotto il sedile. Allora mettiamo un po' di musica, maestro, e così sentite che entra in funzione il subwoofer. Quindi voglio dire, ragazzi, bisogna perderci parecchio tempo per regolarlo alla perfezione. Da qui possiamo regolarci poi la frequenza. A questo punto vediamo anche Android Auto ed Apple CarPlay. Vedete, ho disattivato Android Auto ed Apple CarPlay in automatico. Lo disattivo perché lo voglio fare in manuale. Quindi una volta che siamo collegati tramite Bluetooth al telefonino, per attivare Android Auto dobbiamo cliccare qui. Secondo, diciamo, le mie preferenze, ho voluto impostare in questa maniera il Car Tablet perché posso sfruttare tutte le applicazioni tramite la SIM. Vi faccio vedere anche YouTube. Consenti, in quanto se abbiamo la SIM inserita non fa nulla se siamo collegati con Android Auto. Vedete, Android Auto è già sotto collegato con il nostro telefonino, ma io in questo caso posso anche utilizzare la connessione internet con la SIM, ok? E posso andare a vedere quello che mi pare. Per hobby, per portare a spasso l'amico del cuore, quindi vedete che di soluzioni parecchie. Io ripeto, ho preso questa, che spettacolo, ragazzi, ce n'era un'altra che costava 30 euro, però mi è stato suggerito di acquistare questa della ProLine a 50 euro, quindi 20 euro in più. Per me ottimo acquisto, poi ripeto, dipende dalle vostre. Per tornare ad Android Auto, ragazzi, basta ricliccare qui e siamo in Android Auto, vedete? Quindi è semplicissimo l'utilizzo. Dobbiamo fare una telefonata? Chiama Lucilla. Ok, chiamo Lucilla.
devo andare a regolare anche i vari volumi, Pronto? Ehi, sono io, come mi senti? Eh, Ma si sente come l'altro tablet quando avevo il microfono esterno o si sente peggio questo? no, si sente bene. Si sente Sento bene? Si sente bene quindi? Sì, Senti un attimo così, sì, così che benissimo. senti un attimo se senti il ticchettio. Lo senti? Sul microfono? Sì. Si sente Sì, quindi? sì. Ha voglia. Quindi funziona allora questo. Se mi avvicino qua si sente più forte? La voce? Certo, molto, molto allora, meglio. ok, allora Molto funziona, meglio. allora funziona il microfono esterno. Ok, va bene. Sì, molto bene. Se ti avvicini, sì. Ok. Ci sentiamo dopo allora. Va bene. Ciao. A dopo. Ciao. Ciao. Possiamo andare a vedere tutte le applicazioni disponibili. Queste sono tutte le applicazioni che possiamo utilizzare. Waze. Poi abbiamo Maps, come vi ho fatto già vedere, a schermo intero. Per uscire andiamo su Esci. E ora proviamo Apple CarPlay, quindi dobbiamo prima associare i due dispositivi con il Bluetooth. Ripeto, questo è CarKit, vedete? CarKit, pin 4 zeri, 1 2 3 4, abbina, connesso iPhone di Francesco. Questo ora non serve più. Torniamo indietro e andiamo su Apple CarPlay. Ripeto, iPhone 6 Plus, molto ma molto vecchiotto, però funziona bene. Abbiamo anche qui Waze. Abbiamo Sigic. Maps. E guidami a Roma. Indicazioni per Roma. Ok, a posto. Per uscire auto e si esce. Un'altra cosa che possiamo fare tramite Apple è il mirror link, che a mio avviso lascia il tempo che trova, visto che possiamo fare tutto con il car tablet, però ve lo faccio vedere. Quindi dobbiamo disattivare il Bluetooth per scollegarci da Apple CarPlay e poi andare in questo menu, vedete, e cliccare su AirPlay. In questa maniera possiamo duplicare lo schermo in modalità wireless. Per quanto riguarda invece Android Auto, dobbiamo scaricare un'applicazione sul nostro smartphone per eseguire il mirror link, Z-Link Plus, da installare sul nostro telefonino. Andiamo avanti e poi ci dice da attivarla. Wireless o connessione USB. Mettiamo su wireless e iniziamo la connessione. Avvia adesso. Eccolo qua. Vedete che si è collegato. Quindi adesso abbiamo il completo utilizzo del nostro smartphone e possiamo riprodurre sul display di questo car tablet. Ripeto, a mio avviso, insomma, lascia il tempo che trova. Per uscire torniamo indietro. Bene
Bene amici, siamo giunti al termine di questa lunga recensione. Credo che una settimanella di utilizzo di questo Dasai G13 mi abbia fatto capire un po' di cosine, sia positive che negative ovviamente, quindi basta cercarle, logicamente. Cercherò di essere breve e conciso. Partiamo dalle cose che mi sono piaciute e che oggettivamente sono funzionanti. La prima cosa è il display, un display da 10.2 pollici con matrice QLED e risoluzione 1280x720 che si vede, ragazzi, ancora meglio su questo Dasai G13. Per quanto riguarda le telefonate in viva voce, sono buone se ci colleghiamo al sistema operativo Android Auto o Apple CarPlay. Con il solo Bluetooth, ragazzi, si sente una chiavica. E chiama Lucilla. Tim, messaggio gratuito. Sì? Sono io, mi senti? Bassissimo. Bassissimo, si sente male così, Sì. quindi Sì. si sente molto male. E poi mi risento io. Ok. Per quanto riguarda invece l'abilitazione e disabilitazione del microfono esterno, non c'è più il menu in questo G13, ma presumo che collegando il connettore dietro al car tablet riconosca in automatico il microfono esterno, perché ho visto che ticchettando sul microfono o avvicinandomi la differenza c'è, quindi devo dire che il microfono esterno funziona. Altra cosa che mi è sempre piaciuta di questo Dasai, anche in questo G13 la ritroviamo, è la possibilità di attivare la doppia funzione dei tasti sul volante, quindi massima personalizzazione, ragazzi. Ed in ultimo volevo spendere due paroline per quanto riguarda il modulo audio di questo G13. All'inizio ho detto che montava lo stesso modulo del G12, ho detto una grande minchiata, perché questo G13 monta un TDA 7808, mentre nel G12 veniva utilizzato un TDA 7850, infatti avete visto che cambia anche il DSP. Volete sapere la mia? La mia opinione è che io preferivo il 7850 utilizzato sul G12. Lo preferivo perché era molto più semplice da impostare. Ora vediamo un attimino le cose che si possono migliorare. La prima è per quanto riguarda la chiamata vocale, o meglio, per quanto riguarda l'assistente di Google. C'è un conflitto tra l'assistente di Google e quando siamo collegati con Android Auto, perché partono entrambi, quindi alla fine non si capisce quale comando va a prendere, se quello di Android Auto o quello dell'assistente di Google. Infatti a volte si sovrappongono i due assistenti ed esce fuori un po' un pasticcio. Apri Tab Z. Scusa, credo di non aver capito. Apri Dab Z. Come accadeva nel Pixel 6, nel Dasai G12, anche su questo Dasai G13 abbiamo il problema del parcheggio automatico. Anche se partiamo direttamente dalla leva del cambio inserendo la retromarcia, quindi partono le telecamere, clicchiamo sul parcheggio assistito, funziona tutto, parcheggiamo, ma alla fine della manovra non esce più dalle telecamere, dalle 360, quindi rimane inchiodato. Dobbiamo necessariamente cliccare o sul pulsantino fluttuante se attivato nel display o altrimenti cliccare su uno dei pulsanti del volante con una doppia funzione se l'abbiamo attivati per tornare alla home, quindi uscire dalla schermata delle telecamere. Questa cosa non capisco perché non si riesca a risolvere. Costo? Il tablet che mi è stato inviato, quindi con la configurazione Snapdragon 665 ed 8 GB di RAM e 256 di storage, quindi il top di gamma, viene a costare $568. Tradotto in lire circa 530 euro. Sono pochi? Sono tanti? Diciamo che sono un pelino tanti, quindi come si dice a Nettuno, accorcia stanguilla, se vuoi venne cala che venni, si dice, no? Quindi da Saida cerchiamo di
allinearci un pochino alle altre case costruttrici. Diamo la possibilità a tutti di poter sfruttare un car tablet con queste caratteristiche. Detto questo, vi ricordo che qua sotto nella descrizione del video trovate tutti i link di riferimento per quanto riguarda il tablet, gli accessori che avete visto durante le recensioni, quindi fermi in metallo, adattatori, trovate tutto qua sotto nella descrizione del video. Spero di aver fatto cosa gradita con questa recensione, perché ragazzi ultimamente mi stavate facendo una capa tanto per questo G13, quindi ho voluto dare la priorità a questo prodotto. Sapete che ne ho altri da recensire, cerco di essere sempre obiettivo su quello che vado a recensire proprio per farvi capire se il prodotto sia più o meno idoneo per le vostre esigenze. Poi ragazzi, se mi dimentico qualcosa lasciatelo scritto nei commenti, perché ormai ho una certa, cerco di segnarmi tutto, quindi i pro e i contro dei prodotti che vado a recensire, e mi può sfuggire sicuramente un qualcosa. Lo so, mi sto a invecchiare, raga, che devo fare? Piano piano, una recensione a settimana riesco a fare, di più non ce la faccio. Sicuramente non avrò 1 miliardo di iscritti, ma io mi accontento perché mi date soddisfazione. Noi ci si vede in uno dei prossimi video, mi raccomando, se vi è piaciuto, come sempre, pollice in su, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, e che vi devo dire di più. Buona vita a tutti, un bacione da Francesco, ciao!